William Golding era un professore che ha partecipato alla seconda guerra mondiale come tenente della Royal Navy. Spaventato dalle 2 atomiche, si interroga sulla reale natura degli esseri umani e nel 1952 esce il suo primo romanzo. Salve a tutti, sono Elise Di Pagi, il podcast che racconta storie, e oggi parliamo di Il Signore delle Mosche di William Golding. Un gruppo di ragazzini è su un aereo, stanno scappando dalla guerra nucleare, ma l'aereo precipita su un'isola, in mezzo alla giungla. E gli unici sopravvissuti sono proprio questi ragazzini. I primi personaggi che incontriamo sono Ralph e Piggy. Sono 2 bambini molto diversi tra loro. Ralph è atletico, scavalca le rocce, l'altro non solo è grassoccio, ma ha anche l'asma. Però è proprio Piggy ad avere l'idea per trovare e radunare tutti quanti i sopravvissuti, suonare una conchiglia. Ed effettivamente funziona. Si forma così l'accoppiata Ralph-Piggy. Piggy ha le idee, Ralph sa farsi ascoltare e danno il loro primo ordine: accendere un fuoco su un'altura per aumentare le possibilità di essere notati. Questo fuoco però segnerà le prime discussioni. A volte si spegne, altre volte causa persino incendi e i ragazzini presto si stancano di badarci. Altro gruppo importante per la sopravvivenza di questi ragazzini è quello dei cacciatori con a capo Jack. Jack è un ragazzino violento che non sopporta molto Ralph e vorrebbe prenderne il suo posto. La situazione non è l'ideale e peggiora persino quando uno dei bambini sparisce. E un amico di questo ragazzino scomparso dirà che è stata una bestia che striscia fin nelle profondità dell'isola ed è lì, in attesa di prendere altri di loro. Si scatena il panico. Piggy cerca di tranquillizzare i più piccoli, di farli dormire serenamente senza incubi. Ralph cerca di fortificare l'accampamento, vuole farlo diventare un vero e proprio villaggio organizzato e i cacciatori vorrebbero stanare definitivamente questa bestia. Questa creatura è un personaggio molto particolare perché non si vede mai, alberga solamente nelle menti delle persone, è inaffrontabile ed è un pericolo troppo grande per dei bambini così piccoli. Succede un po' quello che accade in ogni civiltà che deve affrontare un cataclisma insormontabile. Jack, il capo dei cacciatori, uccide un maiale, ne taglia la testa e la infilza su una picca. La fa diventare un feticcio, un totem che potrà proteggerli dalla bestia. La testa rimarrà lì per diverso tempo, fino a diventare putrescente. Si schiuderanno diverse uova di mosche e uscirà questo sciame che circonderà la testa come un'aureola. E probabilmente l'odore è davvero molto forte e ripugnante. Ed è in questo stato che Simon trova la testa. Simon è un bambino debole che probabilmente soffre di epilessia e vede la testa che gli parla. Io sono il Signore delle Mosche, voi non avete scampo. Il male alberga dentro di voi. Io vi ho corrotti con la mia sola presenza. E da qui in poi i conflitti si faranno sempre più intensi tra la fazione di Ralph e la fazione di Jack. Golding ha vissuto le guerre mondiali, ha visto degli orrori atroci. È normale che non riesca a vedere la positività nell'atteggiamento e nella moralità dell'essere umano. Mi viene spontaneo fare il paragone con il romanzo di Defoe, Robinson Crusoe. Infatti analizzano lo stesso topos ma in maniera completamente differente. Defoe vive in pieno periodo positivista e si sente quanto lui abbia fiducia nelle capacità dell'uomo, cosa che invece Golding non ha. Nel Signore delle Mosche l'intelletto è supremo, ma è corrotto da una paura da cui si vuole scappare. C'è una forza primordiale, tutt'altro che innocente, e che spinge in ogni modo ad autoconservarsi e lo fa nel modo più violento possibile. L'uccisione dei maiali non avviene più per il bisogno di soddisfare il proprio appetito. Oltre che essere cruento,
viene proprio glorificato al punto che si fanno dei balli attorno al fuoco, si emulano le cacce, si ergono persino dei totem per placare una bestia. Golding aveva esperienza nel trattare quei bambini, come vi ho detto inizio video, era un professore, sapeva come reagivano ai conflitti. Aveva notato nelle sue lezioni che i bambini non sapevano gestire i dibattiti in maniera civile. Sceglieva un argomento da discutere in classe e in questi momenti c'erano due possibili casi. Nel primo era presente un moderatore che riappacificava i bambini quando la discussione degenerava. Nel secondo caso il moderatore era assente e la discussione finiva puntualmente in rissa. Nel romanzo manca questa figura moderatrice e quindi tutti i principi borghesi, l'educazione, la civiltà vengono meno. La paura e l'ignoto ci spingono ad atteggiamenti discutibili e ho amato come la bestia, che non si vede mai, è in grado di plagiare questi ragazzini fino a farli diventare loro stessi delle bestie. Voi come vi sareste comportati al posto di questi bambini? Pensate che Golding abbia ragione nel vedere un mondo così catastrofico? Scrivetemelo nei commenti. E se volete che recensisca qualche libro, qualche storia in particolare, fatemelo sempre sapere. Iscrivetevi al canale, attivate la campanellina e lasciate un like. E noi ci vediamo a un prossimo video. Ciao! Suono di sottofondo. La cosa bella è che non usa la lettiera, cioè sbatte le zampe a caso, sperando non si sa cosa. È un gatto meraviglioso.